Vediamo se funziona, dovrebbe funzionare. Aspettiamo che Antonio si colleghi, il nostro ospite, eccolo qui, eccoti qua. Mi Eccoti, senti? eccoti. Ah, Ti sento. finalmente. Oh, hai visto la notizia che ho mandato in gruppo? Ecco, la foto di ADL con i tifosi. Eh, L'ho vista pure prima. E infatti ci sta pure, ho letto pure una notizia, ci sta qualche giornalista che già si sta zuppando il pane, ha detto tra di noi in napoletano, che dobbiamo scendere a compromessi con i gruppi organizzati, qua, là. Ma che vai trovando? Cioè, napoletani, giornalisti napoletani che in questo momento dovrebbero remare tutti quanti nella stessa direzione, aglio, ci sta scusami, sempre che scusami, ma i giornalisti napoletani non erano quelli che dicevano che devono trovare un accordo De Laurentiis e gli Ultras? Mo eh, all'improvviso non sanno come e andare mo proprio si, così. no, mo si sono seduti a tavola stamattina ho letto la notizia, il calcio deve scendere a compromessi con Camorra, qua, là. Ma il calcio campa grazie ai tifosi. No, ma a parte questo, allora, tu lo sai meglio di me perché abbiamo più o meno la stessa età. Allora, io lo dissi pure in un video, mi sembra. In passato, queste cose tra gruppi organizzati, ultra e società sono sempre successe. Però prima avevi il Giannini della Roma, tenivo Totti a Roma, tenivo lo stesso Maradona a Napoli, che si mettevano tra la tifoseria e la presidente e si apparavano le situazioni. Adesso non ce li hai questi giocatori che si mettono in mezzo e cercano, capite, di apparare da soli. Quindi di una maniera si deve fare. Cioè, caso si risolvono le situazioni e ci sta sempre il primo che arriva e dice però, là, vi siete seduti a tavola insieme, ma che vuoi? Ma che volete? Eh, hanno fatto pace, De Laurentiis e gli Ultras. Esatto, questo è l'importante. Il resto non conta, basta che Esatto. perché il tifo lo fa il tifoso e gli ultras che sono una grande voce nello stadio, però quelli per bene, no? Non la violenza. Pure sì, ti dico la verità, con Cruz a merda pure, con No, ma chi le Mazzini. si... Sono Ti dico la d'accordissimo, verità, figurati. i giornalisti martedì non li sentirà nessuno quando gioca il Napoli. Perché con che la voce è pulcina, non fanno niente, capi? Quindi è come se un vicino di casa dicesse ma non è giusto qua, ma chi spacim se ne fotte che le cappinezze. E quindi lascio. Stavo dicendo prima, martedì, io, tu non mi crederai, io ho fatto un brutto sogno, ma guarda, Un incubo. un sogno bruttissimo. Ho sognato che abbiamo pareggiato 0-0. Ah, mamma mia, che risultato brutto. Non si avvera quello che penso io, non ti preoccupare. Che risultato brutto 0-0, mamma mia. E mi sono svegliato proprio tutto surato, E ci credi? e quindi ti dico la verità, l'altra volta quando, se ti posso calmare su questo, ho sognato che il Napoli stava prima di Napoli, sì, a Napoli-Roma, il ritorno a Napoli, e sognai che Kvara fece 2 autoreti e perdemmo 2-0. Quindi non ti Uguale di me. quindi non ti preoccupare. Martedì, Ma speriamo di veramente no. io non riesco a stare. Faccio un saluto a Domenico Covone, ho mandato la foto dell'Ultras, perché lui veramente aveva le Le lacrime agli occhi. lacrime agli occhi.
e disse a Masta Unite non è giusto che stiamo sempre che facciamo la guerra da casa nostra, eccetera. Io mo vi ho mandato questa fotografia che ho mandato nel gruppo tra Adele. Sì. Lui adesso in questo momento mi ha scritto tutti uniti, che bello, e ora a martedì schiattammi capo. Esatto. Grande, grande. No, ce la dobbiamo giocare fino all'ultimo, ma veramente fino all'ultimo, perché Io avevo occasione un po' più ghiotta paura, non ci si Gianni. crea. Io avevo un po' paura, ti dico la verità, Gianni. Ma io non proprio, però. Dall'andata dei quarti, visto che ce l'abbiamo proprio regalato sul 4-0 la partita, proprio non siamo scesi proprio in campo. Ma ti dico, avevo paura e se mo ci arriva non un 4-0, ma pure una batosta, un 2-0, 3-0, pure sarebbe grave, dico, come la dobbiamo ribaltare. Io già avevo queste... Poi vedevo... Ah, boh, sì, c'erano queste premonizioni Sì, strane. sì, 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 sì. Sanan Bender. E quindi pensavo, vedendo sul telefonino partita in corso, perché non la potevo vedere, stavo sul lavoro, e vedevo al 20° ancora 0-0, al 30° 0-0. Ma scusi, ma non stavamo già 2-0 quando fu nel campionato al 30°? E là un po' mi calmai, dissi, vabbè, forse stiamo facendo veramente chi sim. O vagaberevo prima tempo una tu, capì? E dissi, poi carta rossa anguissa, disse dopo, sempre cade l'acqua. E vedevo le statistiche che quando Anguissa prese la carta rossa stavano 12 tiri a 6, a 5 in totale, diciamo. Vidi dopo la carta rossa 13 tiri, 14 tiri, 16 tiri, 17 tiri. Wow, ma stiamo proprio sfumando. E volevo fare su pareggio, sì o no? E poi andando a Io, vedere gli highlights, Kvaratskhelia, i primi 50 secondi, mamma, mi sentava quella palla, mamma, lo guarda. Tu come l'hai vissuta quell'azione, Gianni? io onestamente credevo che Kvaratskhelia passava Elmas, perché se andiamo a rivedere l'azione, cioè tu bastava toccarla Elmas che stava a 1 metro da te davanti alla porta su Lis, però poi ovviamente sarà stato l'inizio della partita, sarà stato che non te l'aspettavi perché quello è un liscio a centro area, però io sarebbe bastato mettere quella palla sotto la traversa. E invece, come l'ho vissuta? Ho bestemmiato, l'ho vissuta male perché ho detto ok, questa secondo me è la partita che va storta. Però poi, parlando con un altro amico su WhatsApp pure il giorno prima, dissi non mi incazzo se rivedo lo stesso Napoli prima del Milan. Quel Napoli che i primi 20 minuti non ti fa capire niente, i primi 20 minuti crea 3-4 occasioni da rete. Così è stato, infatti, è cominciata la partita, eh, pure che qua si è mangiato gol, ero tranquillo, non di portarla a casa, perché comunque c'era tutta la partita da giocare, però vedevo che il Napoli, cioè alla fine, un Milan nei primi 25 minuti ha fatto contropiede Leao, col tiro fuori, e con le Bernasè al 40°, il primo tempo, poi che ci sta? Niente, c'è la traversa di Chier sul calcio d'angolo e basta. Il secondo tempo tu la porta non l'hai vista, quindi c'è rammarico da questo punto di vista perché per come abbiamo giocato potevamo tranquillamente pareggiare, al di là dei cartellini, calci di rigore, l'arbitro e quant'altro. Però dal punto di vista della supremazia mi è bastato già vedere metà San Sì, Siro però Gianni, uscire. la prestazione la devi ripetere ancora un po' più a Infatti livello. La faccio io. Tu la devi ripetere. che sensazione hai avuto? Tu dici il Milan nel secondo tempo la portano alla pista propria. Chi è stato più decisivo?
che il Milan non passava fino a concludere sotto porta. Ah, per me la mossa... Il centrocampo che fermava l'azione era Kim, era Di Lorenzo. Chi era? No, era la mossa, secondo me la mossa Elmas è stata una mossa azzeccatissima perché Elmas è andato a rompere le scatole per tutta la partita alla coppia centrale, quindi il Milan non riusciva ad impostare. Il Milan ha solo buttato la palla sempre a scavalcare la linea mediana a vedere se raggiungeva Leao in contropiede e che sta fatto. Quindi non ha avuto punti di riferimento, il Milan non ha avuto le linee di passaggio, tutte quante chiuse. Alla fine, se ti devo dire un calciatore tra tutti, non lo so nemmeno scegliere perché è stata quella prestazione proprio di squadra, raddoppi di marcatura di Lorenzo che ha fatto la punta giunta, a volte si trovava addirittura al ridosso degli attaccanti. E questo ti dico, quindi, dobbiamo essere squadra, questa è solo l'unica soluzione. Ah, ma io lo dissi già a fine partita, dicete, se facciamo la stessa partita al ritorno con la punta in campo, perché tu vuoi o non vuoi, la punta ti è mancata, le occasioni che hai creato con la punta in campo tu le buttavi dentro. Comunque, ma come questa partita, iniziamo, dai. A me sai che mi fa più... che mi mette più ansia. A me mette ansia se Osimhen non segna. Poi dice, ma come? Aspettavate tutti Osimhen, non ha segnato. Che stai, capito? Vabbè, sì, sicuramente, però io credo che lo spazio che crea la Osimhen farà sì che non segno Osimhen, ma segneranno gli altri. Tu dici? Tu, Sì. come sei nei pronostici? Azzecchi o sbagli? Ma di solito non azzecco. Non azzecco? No, poco e niente, faccio i pronostici per la Serie A, però ovviamente sono tutte le partite, però No, sul Napoli... io dico No, Napoli. no, sul Napoli ci azzecco. Allora, Sul Napoli ci azzecco, allora quindi... non mi preoccupo. Non ti preoccupi. Fiducioso per Milano. Torno subito. Vai. È cominciata la partita, vai giù. Vamos Napoli. Vamos. Vai, Juan Jesus, Kim Min-jae, Anguissa, Temme, Olivera, Di Lorenzo, Elmas, Raspadori, Lozano, Politano. Dai ragazzi, dai. Dai, un Napoli che sta giocando in difesa. Vediamo. Passaggi di qua e di là. Fallo. Arbitro però, non cominciamo per piacere. No, fallaccio su Demme. Vediamo se ci mettiamo anche questi. Ecco qua, così chi passa. Chi si trova a passare, chi lo sa. Piano, vai Kim. Elmas per Olivera. Ancora Elmas. Ancora Olivera. Non è Olivera. È Lozano. È buona. Sembra funzionare comunque il tutto. Con questo device funziona. Anguissa, dai, grande Anguissa.
Fermalo, fermalo! Mamma mia. Ah, che sofferenza però. Mamma mia, grandissimo, grandissimo Di Lorenzo. Volito calci rigore, diciamo dai, ah. Dai ragazzi, dai, che cos'è questa partita molla, dai. No, 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 Demme. Di là, esatto, bravo Demme, dai, dai ragazzi, un po' di brio. Chi? Anguissà, Anguissà per Olivera. Oh, Olivera quasi un interno di centrocampo, vai Kim, vai, ma Kim sta proprio in forma. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Va bene Di Lorenzo, va bene. Dai, dai. Grande Elmas, io che passaggi, grandissimo, va benissimo, vai così. No, no, no. Su pallone non lui l'ha aperto. Facciamo un cambio tecnico, facciamo questo cambio tecnico e vediamo se porta a qualcosa di buono. Ah, così mi sta molto meglio. Non protestare, Anguissa, non protestare. Dai, va bene così. Dai Kim, dai. Kim per Anguissa, Anguissa. Grande, palla a Politano, dietro per Di Lorenzo. Dai ragazzi, dai che servono questi 3 punti, dai. 3 punti come il pane. Dai, dai, dai. Bene, bene Kim, dai, Raspadori dietro. Ricominciamo. Dai Elmas, dai, mamma mia, il suo pallone perso, no?
Mamma mia, non così. In mezzo, in mezzo, in mezzo. Bene così. Va bene Olivera, va bene. Mamma mia, vai giù. Queste imbarcate così, no? Non le vogliamo queste imbarcate così, dai ragazzi. Sembra funzionare. Sembra funzionare il tutto. Meno male. Punizione per il Verona. Punizione, no, fallo laterale per il Verona. Dai, dai, che bufala, vuoi mettere in mezzo? Ma belle, ah. Già, mamma mia. Grande, grande, vai Politano, dai, 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 campo aperto, dai, 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 dai. Dai Polish, sì, sì, fino alla linea di fondo, vai, 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 punizione. Mannaggia, miseria. Ah, grande, grande Politano, dai. Siamo picca. Andiamo, andiamo. Va bene anche dietro, vai giù, però dai. Mamma mia, no, no. Non importa, dai, dai. Va bene Juan Gesso, va bene, va bene. Ma perso Antonio. Abbiamo perso Antonio. Non c'è. Antonio verrà solo quando segnerà il Napoli, direttamente. Siete scarsi, dai, dai, dai ragazzi che sono scarsi, dai. Ah, blocchiamo sta partita. Mm, ok, no, sì. Ma guarda come si sono chiusi, vai giù. Io sapevo che il Verona veniva a Napoli, sta terziano punto, mannaggia. Dai, dai ragazzi. Per chi è in linea, ragazzi, terziare significa giocarsi un punto. Bello quel cross, eccolo là. L'ha fatta male, sì.
Si è fatto male, ferma il gioco che si è fatto male quello a centro area. Che si è alzato. Meno male. Eh, Va bene, Temme, va benissimo, Temme, che ti sei spinto in proiezione offensiva. Vai, Temme, buono. Non gli hanno a Di Lorenzo, no, la dovevi dare a Di Lorenzo. No, Voglio... Politano di prima, mannaggia morta. Che è successo? Ah, punizione in attacco. Ah, Punizione in attacco. Io Verona si è venuto a terziare in un punto, stanno tutti quanti dietro. Partita chiusa, difficile, complicato. il Verona sta dietro, sì, sì. Però Temme si sta proponendo pure in proiezione offensiva. Dai, Temme. Vabbè, è overall. Dobbiamo sbloccarla, perché se non si sblocca una partita del genere. A Vai, sbloccarla. vai con questa punizione, vai. Ma comunque si sente, ma non ho messo il volume perché comunque te l'ho detto, la telecronaca in olandese. Non la alzo, però già con tutto che ho la cuffia già si sentono i tifosi. Sai io, che brutta partita che fu il Napoli-Milan di 2 settimane fa. Incredibile. Ecco, abbiamo l'opportunità martedì. E Mamma mia. io feci dopo Napoli-Milan, il giorno dopo, mi pare, 2 giorni. Dai, mannaggia la morte. Vabbè. Dopo 2 giorni dopo feci un video con un amico che andò allo stadio. Dissi, "Ah, vieni qua sul canale così mi racconti un attimo roba allucinante, cioè essere sovrastati dai tifosi milanisti in casa, guarda che proprio... Anche quello ha influito. Tu Guarda, prima in chat in privato mi chiesti che cosa, secondo te, quali sono stati i fattori di quel 4-0. Anche quello ha influito. mamma, ti dico la verità, io sono del parere che siamo 50 e 50. Tu dici, ma perché? Non hai fiducia? Io ho molta fiducia della mia No, parte. sono d'accordo, sono d'accordo. Guarda, però, capisci, quelli che dobbiamo segnare siamo noi, in primis. Poi il Milan si chiuderà, caso mai sia sti 4 È numeri buona, è buona, è buona, mannaggia la nonna Oliver. Vabbè, vai, vai. incompetenti che stanno su questa piattaforma veramente scadente, ma non voglio sapere come ci abbuffano fammi sta zitto. Ah, E no, quindi, no. e quindi non esistono alibi, la maschiatta e basta. Ah, ma infatti poi addirittura io spero che, guarda, se devo fare una scelta, a dire ok, martedì o perdi o vinci, se devo scegliere tra perdere con una prestazione sontuosa come abbiamo fatto all'andata, no, si è già perso. Preferisco che il Milan dice ok, il Milan ha giocato meglio di No, ma te, mo si ti dico la persa la verità, se partita. noi facciamo una partita come Dio comanda, facciamo una partita, il Milan non può mai vincere, mai. Lo so. Quindi dobbiamo fare solo una prestazione alla Napoli-Juve. Però il Milan è l'unica squadra in Serie A, è l'unica squadra in Serie A che riesce a trasformare il 75% dei contropiedi. È incredibile. Tatticamente, la partita che abbiamo giocato mercoledì, Spalletti l'ha giocata perfettamente, però ovviamente tu ti spingi avanti, raddoppi di Sì, ma marcatura, com'è va nato per quel gol? tutto. Gianni, il gol del È Milan perché tu, com'è nato? È stata la là, stessa per esempio, azione come Kvaratskhelia stava a porta vuota, proprio se l'è trovata a casa. sì, però là tu, per esempio, là Mario Rui e Lobotka, tu là ci metterò per, cioè là devi spendere il Passa fallo, mezza all'ora due. cioè là devi spendere il fallo, ti fai ammonire, Anche però non lo perché puoi far andare in porta. diciamo, Eh?
A che minuto siamo? 17:50. Ora non sta facendo niente, eh? No, niente, siamo sempre noi col pallino del gioco, comunque va bene. E che se Queste credo. sono partite che comunque bisogna trovare la Napoli, giocata, lì imbucata per sbroccata. il Napoli sta giocando bene. Hai voglia? Sì, sì. Vabbè, Ma guarda, poi vedi, un guarda, turnover, quella scherza sta in banchina. è stato forse Spalletti nella conferenza stampa quando una giornalista della Georgia, gli ha detto se ha pensato che fosse Napolitano, mannaggia, è un po' stanco eh. Kvaratskhelia. Risposta di Spalletti: aspetta, tu mi vuoi domandare se faccio riposare il tuo Kvaratskhelia? Sì, lo faccio riposare. Sì, sì. No, vabbè, ma ci sta per forza. Cioè, mo al di là che dovevi giocare martedì, cioè, qualche partita si devono, oh, gioco, colpo di testa, va bene, chi si è fatto male? No, grande Olivera, va bene, non fa niente. Cioè, se devono riposare, queste sono le partite per far riposare qualcuno. Però, ovviamente, anche Spalletti ha imparato. Ma poi alla fine, Ah, Osimhen che teneva? ma non lo so, io ho letto che comunque Osimhen aveva recuperato, Sì, quindi ma cosa aveva? Come... all'adduttore. Ah? Non lo so, un affaticamento. È 1-0, eccolo lì! Eccolo lì! Chi è? Vamos! Aspetta, che vuoi annullare? Annullato? Che cos'è annullato? Annullato perché? Fuori gioco. Ah, Ma veramente. no, Eh così? sì, è fuori gioco, mannaggia. Ah, Ma perché chi le gioca a metro vero? boh, però buoni, eh? Buon fa niente, va bene. Invece, mi sono dimenticato che stavo dicendo, no, onesto. Stavo Osimhen, dicendo... Ah, praticamente. sì, Osimhen ha questo problema all'adduttore che comunque dal ritorno delle nazionali, però torno, con Lecce forse ci sarà, con quello ci sarà. E poi non l'hanno voluto rischiare, ovviamente, scelta giusta perché te lo saresti giocato. Un problema all'adduttore, ma quello ce l'ha, secondo me è un problema che nasce già a gennaio. Già prima del Milan, un paio di partite prima del Milan, Osimhen al 70° si toccava comunque l'adduttore, quindi il problema c'era. Io la cosa che non capisco è che tu due partite prima che devi andare in nazionale, vabbè, due Ah, partite prima che devi... mi stai dicendo che, scusami, mi stai dicendo che Osimhen segnava con tutto che gli faceva male il dottore. No, e guarda che tu vai a vedere le due partite prima del Milan. Ma non mi ricordo se era una Ah, partita prima o due partite prima. aspetta, mo te lo dico subito. Eh, chi ci steve due partite prima del Milan? Aspetta, mo te lo dico subito. Stava il Torino. Ah, esatto, bravissimo. Il Torino e c'era Prima del Torino, l'Atalanta. l'Atalanta prima del Ah, Torino. l'azione che ma perché merita una mascherina? Perché stetta nasale. E quanto dura sta mascherina? Non lo so. Infatti già è bello senza maschera. Comunque, non mi Insomma, ricordo se era non mi ricordo se era l'Atalanta o Torino. ah? Non ricordo se era l'Atalanta o il Torino. E Osimhen già al 70° si toccava la gamba. Esatto. Però io dico, allora, chi col Torino si tocca la gamba, ma questi match con le nazionali, perché non ti sta a casa? Che poi Villa è là che si è aggravato. Non le ha giocate nemmeno tutte e due. Le due partite con le nazionali, Osimhen mi sembra che giocò la seconda 90 minuti, la prima non giocava.
quindi però non voglio sbagliarmi o fare errori. Allora, poi, tornate con l'affaticamento all'adduttore, ho un infortunio, ma credo che sia un affaticamento, però secondo me sono infortuni. Io per esempio non è che ti sto dicendo che io sono il calciatore di pallone che gioca a pallone, però giocando a pallone fino a 20 anni io ebbi un infortunio alla caviglia e praticamente non potevo stendere il piede così, cioè non potevo mettere il piede dritto perché il nervo superiore si strappò e non potevo calciare più. Però facetti 2 mesi, poi giocai, poi 15 giorni. Sono infortuni che comunque se ci cammini sopra e se ci giochi sopra va a finire che ti giochi veramente un paio di mesi. Quindi da questo punto di vista sono d'accordissimo nell'averlo preservato con Lecce, con Milan, con chi che sia, perché comunque avevi lo scontro in Champions. Però martedì ci sarà, io speravo che ci stesse pure all'andata, ma martedì... Ma non è una cosa grave se ti fa No, male. no, 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 assolutamente. Wow. Non ho letto se era un'elongazione o se è uno strappo, non ho letto. Non l'ho letto proprio Comunque l'infortunio in sé. sta molto incazzato perché non ha giocato, quindi facci capire che cazzo. Ah, e come mantieni? Che dicevano in catena là? Punizione. Tenne una bottiglia di Coca-Cola sotto che martedì, vai chi lo tocca. No, no. No, no, si mette poi sta un po'... Quando non è successo che quando è ritornato dall'infortunio comunque fatte prestazioni sottotono. Anzi, Osimhen è quel giocatore che, soprattutto quest'anno, se lo tieni fermo, quando torni in campo, tiene una cazzimma e una voglia di segnare che aiuta. Quindi, perciò, capito, ci stanno tutti questi fattori che comunque per martedì mi fanno ben pensare. Telma Reghina, forza Napoli sempre. No, adesso ti sto con me. Eccoli qua. Ah, ecco, Giuseppe Valesta, forza Napoli, Peppe e Telma Regina, eccola qua. Ah, forza Napoli, Telma, sempre. Qualche seguace dal Brasile, perché ti dissi che c'ho la band, il canale di YouTube della band. C'ha un sacco di seguiti brasiliani, che abbiamo fatto un paio di cover brasiliane, qualche pezzo dal brasiliano all'italiano. Io volevo annunciare pure qualche cosa che qui in Germania. Ah, io credevo che si in America, sta in Germania. Adesso sto in Germania, sì. Io faccio sempre un po' all'anno, un po' H. Boh. Mo mi devo in America ci andrò ad agosto. A maggio vado prima a Napoli. E quindi Io pure volessi scendere su scudetto. a Napoli ci stanno un sacco e cosa fa? Mi incontrerò pure con il nostro fratello in comune Ciro Petrone. Grande Ciro. Poi con Paolo Cannavaro, con Gennaro Iezzo, con Decibel Bellini e spero veramente che ancora il campionato in corso che Decibel disse che ci proverà. Lui disse tu fammi sapere quando stai a Napoli così ci incontriamo e parliamo, che mi porta dentro al Konami Center per almeno per vedere un paio di giocatori attuali, sarebbe un sogno. Sì. E quindi ti dico che in Germania adesso in 2 settimane avrò un incontro con un pugile molto famoso qui in Germania che sta pure in mezzo all'influencer tedeschi proprio che stanno proprio in corso, TikTok eccetera, sta pure in mezzo, che è una grande star diciamo qui in Germania. Poi si esce da Germania non conosci nessuno. Questo è poco vabbè, però a Germania è grossa. Non è che... quindi
non a livello del grande Aronico Cannavaro, che hanno toccato con i piedi loro la Stamford Bridge ed hanno giocato contro l'Empard, quelli sono mondiali, diciamo, E no? giocate contro quel Chelsea, loco, vai Politano, dagliela, mannaggia morta, Angelo. Uh, Ah, uh, ma c'ha potuto era Politano, però. Ah, boh. a segna e poi facete Capite che le righe, no? mamma Mamma mia, mia. Grande Meret, ma Meret se lo va da maschera. ha fatto buono, ma E stava a non ci vedo. Dai, dai. mi stava a sentire a città quando te una mascia che appammo doppio come non ne capiamo più, non ti preoccupare, sarà l'uguale. Io comunque ci sta Kim sta facendo una partita. Ah, Kim troppo lunga, però così. State zitta. Mamma mia. Ieri Ma riceva una partita brutta. Ieri riceva una un partita passaggio ha fatto venire in porta, Kim, che mise. Ma questa era punizione sacrosanta, amico. Ma visto una riscata che è la punizione, ma danno a uccidere. Ah, ma chi sta Davide Kovacs? vostro cugino. Mannaggia chita mu. Che poi la cosa bella, cioè, le tarantelle, no? Ma che, cioè, voi facete le tarantelle, voi dovete giocare. No, io lo dissi pure sul canale, non lo dicete sul canale, su una live, o poi a Twitch, mi pare. Comunque, cioè, è possibile che ci stanno 4 partite di Champions, 4 partite di Europa League e 4 partite di Conference. Cioè, in tutta Europa non ci stanno 12 arbitri come si dice. Ma serio? Cioè, è stato inguaiato. Cioè, non è No, che no, dice, ma che non è che dice, ok, allora ci stanno stiamo fin, proprio fin, a Zuz. cioè, fin quando ci stanno i gironi, fin quando sono tutte queste partite, voglio pure capire, li devi trovare un attimo, tutti gli arbitri competenti, va bene. Ma possibile che io non ho niente, lo dissi pure su una live, non ho niente a livello, cioè lo sai benissimo, conosci buono, non sono un razzista, non lo dico per provenienza, ma in Romania, no? Dove lo sport principale, cioè lo sport nazionale, la palla a mano, ma può mai essere che chi se viene a abitare quarti di finale? Ma serio? Cioè, già. Allora, cioè, tu hai inquadrato una partita, al di là del risultato, io non dico che l'arbitraggio ha condizionato il risultato perché può darsi pure che finiva comunque sempre 1-0, però tu mi hai condizionato la partita di ritorno, che io comunque a chi mi ha acquistato non ce l'ho, devo correre di pari, non tanto acquistato, che diciamo l'espulsione ci può pure stare, però il secondo fallo è da rivedere, per me il secondo fallo il piglio pallone, poi Teo Hernandez fa la solita macchietta, il Teo Hernandez peggi, come si chiamava quello da Juve, l'X-Steines, Sì, sì. cioè che come li toccavi, come tu, calla. No, questo è quello che ti volevo dire, no? Noi siamo saliti nel 2007-2008, la stagione, la prima in Serie A, giusto? 2006-2007, mi pare, no? No, Sì, 2007-2008. no, 2007-2008, sì, 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 avvezziamo. La statistica al Napoli dice che noi contro la Juve abbiamo ben 10 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte. Dal 2007 Io me la ricordo, quella del 2007-2008, mo correggimi se sbaglio perché tu tieni una memoria meglio della mia, ma non fu quel 3-1 a Napoli dove arbitrava Bergonzi e segnai Domizzi due calci di rigore, Gargano e doppietta di Domizzi, sì, sì, 3-1, la prima. che là due calci di rigore inventati, che là Napoli si è rubata la partita, qua là, Sì. poi al ritorno che facevano quella? Abbiamo perso 1-0. Esatto, bravo, ho detto non è zero. Allora abbiamo ben 10 vittorie, abbiamo vinto con qua, che loro dicono 9 scudetti qua. Abbiamo vinto con la Juve di Cardiff, la Juve di Conte e la Juve di Berlino, quindi ha tappato la bocca. Eppure sì, sì, che allora Sì, sì, abbiamo sì.
10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. A Torino abbiamo solo una vittoria, mi pare, no, 2 vittorie con, ti ricordi Hamsik? Sì, il 3-2, come datolo, Hamsik, 2 eccetera, vittorie, eccetera. un pareggio, 2 vittorie, un pareggio. Il primo pareggio è stato l'anno scorso e 12 sconfitte a Torino, diciamo, no? Però noi abbiamo vinto 2 volte lì e loro 2 volte a casa nostra. Mentre a Napoli hanno vinto solo 2 volte loro e noi l'abbiamo sconfitti. E noi su 15 partite loro hanno fatto 2 buone a Napoli. Perché poi al ritorno, se tu ti ricordi il gol di Koulibaly al 90esimo a Torino, e sì, noi perdemmo però l'andata a Napoli con il gol di Higuain. Ti ricordi? certo. Con l'Inter, carico bella, con l'Inter abbiamo perso solo una partita A Napoli questo, no? sì, a Napoli, 6 pareggi e 8 vittorie nostre a Napoli. Mentre lì abbiamo perso 7 volte, loro hanno vinto 10, no, ma quante vittorie abbiamo fatto a Milano? Io mi ricordo la vittoria con... 3 vittorie a Milano. Sì, ma la vittoria col gol di Salaceta dell'Inter del triplete. 1-0. No, quella era un anno dopo. Aspetta. Però dico, era a Milano, era a Napoli? Era a Milano. No, a Napoli. Ah no, era a Napoli quello. Però nell'anno del triplete abbiamo fatto 2 pareggi, 0-0 e 2-2. Quindi che segnò Milito e a Milano. E noi segnò il Tanque Dennis e Lavezzi. Poi abbiamo 10 sconfitte a Milano, 3 vittorie e 2 pareggi. E lo scontro, solo una volta ci siamo incontrati in Coppa Italia. Abbiamo vinto nel 2020, 3 anni fa, quando l'Inter vinse lo scudetto. Abbiamo vinto 2-1 lì. Quindi si tappassero un po' la bocca. Aspetta, io ti ho detto la stagione della Juve a Napoli, ti ho detto in campionato, ma io tengo pure la Coppa, perché guaglio, se non l'hanno sfunnato in Coppa, non sa che t'aggiarisci. Allora, nel 2012 abbiamo vinto la finale di Coppa Italia. Nel 2020 abbiamo vinto sempre contro le strisce nei calci di rigore, la Coppa Italia. Abbiamo vinto pure una bella Supercoppa e loro hanno vinto pure una Supercoppa contro di noi. Ricordi quello 4-2 con 3 espulsioni? Bravo, sì. E 12. Però quella era con la Juve, no, con l'Inter. Sì. Nel 2017 invece chi sono scordato? Mazzoleni, mamma mia. Abbiamo perso nel 2017 in Coppa Italia, abbiamo perso. Ti ricordi quando giocammo a Napoli 2 volte in una settimana, Coppa Italia e campionato? Nel 2017. Con la Juve? Sì. Che Quadrato, che era rigore nostro sul 2-1, poi l'azione precedente. Sì. E Reina toccò la palla, invece Quadrato si buttò come una scimmia di Tarzan. Ti ricordi? Sì, il Quadrato che lo faceva, che lo fa ancora. Vinse la Juve 3-1 su calcio di rigore, e però noi a Napoli, quando ti ricordi Mertens entrò e fece subito il pareggio 2-2. Esatto, con un grandissimo gol. Se girai allora, noi migliore contro di tutti. Contro l'Inter. Il Milan non l'ho messo perché stiamo sulle vittorie Napoli. La gente che mette a fare? Chi si su scalzo? Ma guarda che negli anni gli scontri diretti ce la siamo sempre giocati. E poi ricordo una partita 3-1 del Napoli contro il Milan degli Ancelotti, Dida, Shevchenko, Inzaghi, l'ultima era di campionato. La ricordi? Mamma mia. Sì, 3-1, o no? Sciattammo proprio. Allora, il Milan di Nesta. Io tengo ancora
tengo ancora l'immagine di Nesta che sta a terra e... Che signa? È Amesic l'Audreo. Sì, ma va, Amesic, Audreo. Esatto. Mamma mia, sì, Amesic mi sembra. Dai, Eh, dai, è buono, è buono. credo. Raspadori, dai, a papà, dai, Raspadori, dai. Dai, dei Dai, cose. Raspadori, dai, che tu avevi minutaggio, forse. E comunque è incredibile, io una sorta così, cioè, senza Osimhen, stiamo senza punta, proprio guarda, cioè, con tanti periodi proprio per infortunarsi. Vai, è buono anche questa? No. Dai, ricominciamo, dai. Ma fate nazione per uno. No, hai fatto nudire, sta ancora pallone col babbo. Che corno da... non mi fa... Io, ma che li si partita, non si sblocca. Deve sbloccare. Una giocata, una cavolata. Io volevo Queste sono battere, quelle... io volevo battere sempre Ronaldo. Wow, la Juve mi ha accontentato pure su questo. No, noi ci siamo proprio divertiti. Il Napoli mi ha Forse accontentato siamo, su questo. Sono disceso... forse siamo noi, ma le altre squadre No, a sai stisce perché? nella memoria così. Sai perché? Perché quando arrivò Ronaldo nella Juve, io mi ricordo ancora il giorno, senti un'ansia e dice, mo come facevo? Sì, boh, ma cioè, guarda che aveva un peso specifico, CR7, esagerato, eh. Poi Sì. all'improvviso, nella crisi totale, uscemmo proprio con la vittoria contro la Juve. È inutile che dicono, ma il Napoli cosa ha vinto? Il Napoli abbiamo vinto sempre contro di voi. Questo basta e avanza, basta. Perché, ma scusa, mannaggia la miseria, mannaggia Giuda. Ma i tifosi dell'Udinese, del Bologna, della Sampdoria, capisci la fase stanno a impiccare? Vabbè, ma quello perché ci stanno... quello è perché... No, ma Gianni, ti faccio un esempio. Tu sei tifoso del Napoli, come a me, no? Io sono un estraneo, ti dico, sì, ma il Napoli cosa ha vinto? Cosa? Tu, statisticamente, contro Juve, Inter, Milan, hai la migliore hai la miglior statistica della Serie A, no? Contro queste squadre. Specialmente Io non lo so, nemmeno il Milan di Ancelotti batteva ogni anno la Juve. E capì come sta facendo il Napoli negli ultimi 12 anni? Perché o andata o ritorno l'hanno sempre in Coppa e Mole. Non esiste che Boh, sì, una partita su l'Empoli, due la l'Empoli, vinceva. l'Empoli ha una marcia in più di tutti quanti, perché può dire abbiamo battuto il Napoli andata e ritorno. Non lo può dire nessuno, frate. Anche se non No, no, vinciamo no. niente, però statisticamente siamo altissimo design. E capì? Mo un tifoso della Sampdoria arriva un Juventino, ma tu che hai vinto? Lui come lui cosa può rispondere? E niente. E poi rispondo. Non può dire nemmeno o povero uomo non può dire nemmeno come ti è chiappato due babà l'anno passato, che ti hai scudato già quando ti va Ronaldo, cosa? No, niente, hai capito? Ma Invece infatti andò, io avevo avuto una discussione nei commenti sotto il video Milan giorni fa. Non mi ricordo comunque disse che scrivette e gli dissi guarda per me l'onore più grande è strapparvi lo scudetto dal petto quest'anno perché voi credevate di fare il bis e invece non è stato possibile. Noi siamo diversi, non sta niente da fare, noi viviamo le emozioni diversamente. Questi sono talmente avidi dicono sempre no, noi ma vincere sempre, noi siamo meglio, però la troppa convinzione ti porta a fare annate del genere. Però invece se tu tifoso, che sei un tifoso del Milan, un tifoso della Juve, un tifoso dell'Inter, è la stessa cosa che succede mo. Cioè io mo
voi avete vinto 2-0 col Benfica, ma subito, 5 minuti alla partita, noi stiamo già con un piede in semifinale. Aiù, il Benfica, l'ultima partita del girone con la Juve, per passare primo doveva fare 5 gol. O Benfica non c'è 6. Sono squadre che la storia di quella partita è scontata. Il Benfica deve andare a Milano e deve recuperare 2 gol, quindi si scoprirà. L'Inter può tranquillamente fare il gol di contropiede, però perché sta così convinto, cioè questa convinzione non porta da nessuna parte. Passano i primi 10 minuti, se il Benfica va in vantaggio. Esatto, bravissimo. Bastano i 10 minuti, chi le bastano quello dai primi 10 minuti, cagna la partita. No, ma poi sai che frate, sai che fin quando, no? Se tu ci fai caso, se Sassuolo vince 6 di fila, tutti quanti fanno i complimenti, wow, grande Sassuolo, cosa. Sai perché? Perché dice, vabbè, oltre a questi 6 vittorie, che può fare? Non ci dà fastidio. Appena il Sassuolo comincia a vincere contro di loro ogni anno, allora vede che gufano il Sassuolo, stanno talmente accesi che gufano il Sassuolo, ma questo è un esempio, stanno gufando sì. I poteri, stanno gufando una squadra del sud, che il sud non è nemmeno considerato. Se tu vai al nord, il sud non è considerato, come il nord non è considerato da noi, hai capito? E quindi ti dico, è la stessa cosa, si chiama Juve Stabia, no? Si gioca a 2-3 anni i primi posti. Incomincia a Juve Stabia, ma come? Tu stai là, tu tifoso della Juve stai là e stai a fare la Juve Stabia. A che livello si shoot? Vabbè, ma quelli sono sempre stati così. No, ma appena vedono che una squadra è più sta sempre lì a combattere e dà fastidio, incominciano gli haters. Hai capito come si dice? No, ma sempre, quella è una cosa che va in automatico, in tutto. L'altra volta uno l'ho zittito. Ma tu dopo 33 anni vinci uno scudetto. Compa, per prima cosa, sai com'è bella? Che ci sono voluti 33 anni, che si può nell'accento siciliano, no? 33 anni a buttare, a dare i calci nel sedere i poteri di Milano e di Torino, una squadra del sud. Io penso che tu non capirai mai, perché tu di dove sei? Io sono di Palermo. Se il Palermo, no, gioca in Champions League e Cocruna dice qualcosa, non ti tocca, tu se ti toccano la Juve, tu dici vabbè, ma quindi se mo buttano una bomba a Torino mica pigliano a te. Se buttano una bomba a Torino non prendono te, perché tu stai in Sicilia. A Juve tu dici vabbè, mi sono salvato io, però se la buttano a Palermo dove stai tu, è vero come te brucio mazza. Agit. E poi un'altra cosa, se io devo aspettare altri 33 anni per vincere il quarto scudetto, posso aspettare pure 40 anni, ma se lo devo vincere in questo modo aspetto pure 50 anni. No, ma poi noi le viviamo diversamente. Chi le dice voi? Chi le è stata così? Agit. E poi tu, mongoloid, Agit, no, con tutto il rispetto per i mongoloid, calcisticamente, Agit. E poi non eri tu il primo che disse il Napoli se lo meriterebbe. L'hai detto perché non te l'aspettavi nemmeno mai che il Napoli veramente sta lì a prenderselo. E sta così, per ruffiano. Perché i pure posso dire aspetta, la bottiglia sta qua. A bosicare non va niente. Però poi sì, cara, ha già fatto io un sì. Hai capito? Perché mo sta qua, non può mai care. Però sì, se ci lunga una spinta è cara, un macello di a terra e poi mi virasta ma. No, ma quello c'è con tutti. Cioè, mo per esempio la Fiorentina, ma non stiamo parlando di Sud Italia, però la Fiorentina est.
Recupero? No, 0-0, è finito il primo tempo. Ah, vabbè. La Statisticamente, Fiorentina... Gianni, Che? le statistiche cosa dicono? Le statistiche, non posso vedere. Cioè, no, aspetta, posso vedere. No, boh, comunque le statistiche, chi le sei viste la partita? Il Napoli in dominio, però non abbiamo imbucato. Comunque il sedicenne, praticamente, la Fiorentina, che non stiamo parlando di Sud Italia, stiamo parlando di Toscana, è talmente pure la Fiorentina è talmente odiata, soprattutto dalla Juve, lì c'è una rivalità Juve-Fiorentina che è storica. Cioè io mo leggendo pure i giornali, leggi le notizie, no, i giornali, leggendo le testate online e quant'altro. Sì, la Fiorentina, vai giù, la Fiorentina ha fatto 13 partite tra Coppa e Campionato, le ultime 13 mh, ha fatto addirittura 11 vittorie e 2 pareggi. Cose che se succedeva per esempio che ne faccio un Hoffenheim in Germania, o vediamo la Bundesliga. Succedeva che un Hoffenheim faceva un pilotto del genere, chi ne parla tutta la Germania. Invece niente da parlare, No, cioè proprio niente. facevi i milanese o a Juve si a parlare. Capi? Voglio- No, ma stanno che cazzo di cosa. Che si sono merda, frate. Ma chi è sempre stato così, andò, non cambierà mai. Ma Alla fine queste sono cose che non cambieranno mai e le conosciamo. Ed sì, è però per questo che noi lo scudetto che vinciamo aspetta, è perciò che noi ci basta. però frate, stai vedendo che non la stiamo sbloccando? Io dico sempre, partita dopo partita, ma vedete. Andò, però io sono, lo sai, io sono sempre stato uno di partita in partita, però oggi il turnover ci stava, per forza. Perché, per come hai giocato a Milano, che al di là del risultato, tu hai giocato a Milano dominando la partita, perché tu l'hai dominata la partita. Quindi ci sta che tu fai un poco di turnover. Comunque Kill non è il turnover che ha cambiato qualcosa, è comunque il mio caso. Ma perché non carica? Pagina. Beh. Cioè ci sta a pareggiare comunque il primo tempo. Io non mi aspettavo una partita con goleata. Soprattutto perché chi la era Cremonese era in giù. Quindi ora ci sta questa situazione Verona 19, Cremonese 16, e lo Spezia 22, e no, lo Spezia quanto sta? 20, 6, 7 punti, 20, non mi ricordo, 23, 24, comunque c'è una lotta per la retrocessione che si farà dura, e affrontare squadre del genere. Chi le dici, sì, non vi preoccupate, tanto noi le vittorie le facciamo, noi teniamo la Sampdoria all'ultima, siamo d'accordo, tu devi vedere queste squadre come ci arrivano, che cosa si No, stanno ma giocando in quel momento. il più presto possibile questo campionato. Esatto. Ma chi le Spalletti che se volesse fare? Solo che non puoi spremere troppo, che comunque arrivano gli infortuni. E gli infortuni di Osimhen, quello comunque non sono altro, non sono altro che spremere, spremere, spremere. Arrivano momenti che tu dici, oh, ti devi fermare. Abbiamo perso 3 partite in 8 mesi. Questo E ti fa poi tu capire. è da gennaio. Cioè, poi lasciamo stare fino a gennaio, però da gennaio a mo' stava giocando sempre lo stesso 11, quindi qualcosa lo devi Però posare. io mi ricordo che quando con Ancelotti cambiava ogni partita, cambiava sempre il portiere, cambiava sempre formazione, cambiava sempre Chiesa. A me mi stava un po' sui fondelli sta cosa. No, ma infatti tu con Angelotti alla fine che cosa hai raccolto? Guarda che l'ultimo anno di Angelotti una grande Champions facettene, che comunque ti giocasti i gironi di Champions e andasti avanti, va. Però tu di campionato stai noni,
l'anno che Ancelotti se ne andò, cioè l'anno che venne Gattuso poi come traghettatore, noi in Serie A se ne poi, arrivammo qui. Mi ricordo ancora i tifosi che volevano James Rodriguez, che è proprio un bidone. No, meno male, che mo ho letto là, prima di cominciare la live, stai scorrendo tra le notizie, mo, ha firmato con l'Olympiacos 9 mesi fa, eh, già nel 99, è durato solo 9 mesi. Manolas, Comunque, eh? eh? Manolas Eccole pure. qua le statistiche, ragazzi, numeri del match, a Sky Sport. 79,7% di possesso palla, però 0 tiri nello specchio, e non ha fatto tiro in porta. 3 tiri totali per tutte e due, 2 fuori gioco, 5 falli commessi a 8, 8 il Verona e 5 il Napoli, 2 calcio d'angolo. Alla fine sono le statistiche di queste classiche partite sozze che a centrocampo e devi cercare l'imbucata, sono quelle partite che al limite Moment la, non sbloc- belino. la sbloccherebbe un calcio di rigore. Eh, Pensi che nel secondo tempo mette la formazione anti-Milan? non lo so, io spero che non si giochi la carta Osimhen, che poi va a finire che ti devi giocare, che Osimhen entra con quella foga che mi ha vinto la partita. E non voglio, capite, rischiare. Però se vuoi portare i 3 punti a casa qualche cambio le fa. E penso Guarda, che Spalletti lo farà, come ha fatto il Milan oggi. Quello il Milan ha fatto 1-1, io ho visto tutta la partita. Ha preso l'1-0 subito, dopo 40 secondi. E poi ha fatto l'1-1. Mi sembra che al 50esimo ha cominciato a fare i cambi. Era su Brahim, Diaz, è entrato Leao. Però comunque non l'ha portato a casa. Poi c'è da dire, non lo, forse tu sarai del mio stesso avviso. Io lo dissi l'altro ieri in un video, avevo fatto lo turnover. Cioè io se devo fare turnover, perché ho 2 competizioni da giocare e ho una partita che sulla carta la mia formazione titolare è decisamente più forte. Io sono sempre dell'opinione, i primi 45 minuti gioca con la formazione titolare, poi metti in cassaforte la partita perché la metti in cassaforte, tu sei tecnicamente più forte, la metti in cassaforte la partita, vai tu con la coppa, primo tempo, 2 cambi, 50esimo, la tua cambi, 60esimo, quegli altri 2. L'hai fatto lo stesso, il turnover è molto più probabile che tu porti 3 punti a casa, che così facciamo alla fine di quella partita, conta che Cremonese in Coppa Italia, che tu hai fatto il turnover, poi ovviamente sei andato 2-2 perché Beresischi là sa volevamo durmette, nella Coppa Italia, Gianni. eh? Il Napoli voleva uscire più presto possibile. Sì, 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 siamo d'accordo, però tu, secondo me, io parlando del turnover, tu è più stancante per un calciatore titolare entrare e dover far risultato, cioè tu hai la fantasia Osimhen e Osimhen ti deve far vincere la partita, quindi puoi rischiare che uno scatto in più, troppa foca, un cartellino, l'espulsione, non lo sai. Invece, se tu la metti prima in cassaforte, poi lo fai giocare 45 minuti, poi quello riposa lo stesso e non rischi che Achille entri in campo con la foga perché devi recuperare la partita e quant'altro. Quindi c'è da vedere, però comunque oggi il turnover andava fatto, non c'è niente da fare. Questa era la partita da turnover perché martedì è una finale. Cioè, Io martedì la devi giocare come una finale. Punto e sai basta. che penso? Che Napoli sta pareggiando adesso col Verona, no? Che la sbloccherà, se Dio vuole. Gli altri penseranno, stai vedendo Napoli, non sta sbloccando la partita, cose. Certo, Più il turnover. sottovalutato. Veniamo più Ah, ma chi è buono, tanto falli pensare sempre a così, chi sottovalutati. è più la pensare a così e noi chi più si caricano. Ma la cosa più bella è se lo pensassero i giocatori del Milan in questo momento.
Vabbè, quello là è un fatto di società, capite, che non ci arriva. Che guarda, io ci ho letto l'aneddoto, troppo bello, l'aneddoto dello scudetto, forse l'avevi letto pure tu. Agosto, dopo a Castel di Sangro, uno degli ultimi allenamenti in Tori di Castel di Sangro, Osimhen va a conquistare e gli dice nell'orecchio: lo sai Frank, siamo veramente forti, quest'anno secondo me ce la possiamo giocare. Queste interviste comunque vere, Osimhen l'ha detto, non mi ricordo su quale testata. Comunque, Spalletti vide che Osimhen andò a dire questa cosa nell'orecchia ad Anguissà e disse: senti, che ci ditta Anguissà? E Osimhen disse: no, guardi, io ho detto che siamo talmente forti che secondo me ci possiamo giocare lo scudetto. Spalletti gli disse: senti, se tutti e 24 della rosa ci credono come ci credi tu, noi lo scudetto possiamo provare a vincere. E così è stato. Io perché ci hanno messo quinti in tutte le statistiche, io in primis, io, amor di Dio, che stavo video in coppo canale, c'è la prediction della Serie A sul canale che feci prima di iniziare la Serie A, Napoli quinto. Comunque, perché cioè, chi l'avrebbe mai pensato? No? Chi? Tu vieni smantellato una squadra, cioè tu ne hai mandato a tutti quanti. Fai caso adesso, ma un po' più prima, io ero il primo che dissi: sono d'accordo che se ne vanno Insigne, Koulibaly, Ruiz, Ospina, Mertens. Sono d'accordissimo, perché stanno già da anni a Napoli. Se non hanno vinto il primo anno o il secondo, erano già spremute. Sì, sì, sì. Cosa potevano dare di più alla squadra? E tu hai avuto un Insigne, vabbè, è stato un eroe nazionale, diciamo, no? Però certe volte anche la frase a Gattuso: se io voglio la partita oggi non la vinci. Hai capito? E poi quando segnò due partite dopo, andò a abbracciare a Gattuso per farti capire è tutto chiarito. Non ci sono più ma sempre questa quando arrivò Demme, Koulibaly disse: là non ti siedi, tu ti siedi lì. E cosa? Un capuzziello, hai capito? Ma infatti quello che è successo, quest'anno è rimasto solo Mario Rui, e Zelic. Che Di Lorenzo. vuoi, vuoi o non vuoi, Chile De Laurentiis, come è giusto che sia, perché da questo punto di vista io sono d'accordo con il Presidente. Quando ci fu l'ammutinamento, cioè tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, puoi parlare come vuoi tu, però di ammutinarti e creare scombigli in uno spogliatoio non è né da professionista che buscano un sacco di soldi. Non essere gruppo, non essere d'accordo con il tuo compagno di squadra è la cosa più brutta che può. E allora quest'anno che stai fatto? Quest'anno si è tolto a tutti quanti. E detto ok, gli ultimi che rimangono chi è? Mette Inzaghi, via. Se l'ha dato a tutti quanti e ha lasciato comunque solo a Mario Rui, che comunque il terzino sinistro non è E, che lo trovavi così. e Mario, se tu ti ricordi Mario Rui, che anche molti tifosi Comincia la ripresa, la Juve. Vamos Napoli. Se tu ti ricordi a Mario Rui, tutti lo davano già per spacciato, perché Sì, Mario Rui era vecchio, andato, doveva finito. entrare Gulam a prendersi il posto suo, e c'è Gulam non ha fatto mai niente a Napoli. Ma che ha fatto Gulam? Poi Non, il Gulam ha avuto gli infortuni, però guarda che Gulam... non l'ho mai digerito. Stava troppo assai a Napoli. Ha merato a mangiare i Porsche quando se ne era iniziata. vabbè, ma chi le sono infortuni che non può sapere, quando... Cioè, nel Arcadius, senso... Arcadius Milik si è fatto male una volta, si è fatto male la seconda volta. Su Milik ti posso ragionare. Il prossimo anno, via, invece sarà tenuto 4 anni a chi lu bastone. Che io mai... Vabbè, però tu devi anche considerare da questo punto di vista, devi considerare la domanda. Cioè, nel senso, tu lo tieni sotto contratto a chi?
e non avrai mai nessuno che se lo viene a accattare perché sei fortunato, perché No, non lo ma sai come sta. come sempre Poi che l'abbiamo pagato troppo perché Milik è costato 38 milioni. sì, però Gianni, se tu ci fai caso, con uno a Napoli, se tu vai sempre, se tu gli davi un bel mazzo di soldi, chi lo suo pigliava per e tu lo avanzi. Ah, vabbè, sì, sicuramente, però il problema di Milik è stato appunto, tu stavi dicendo mo, che De Laurentiis l'avrebbe dovuto svendere e poi comunque tu ti ho svenduto, però l'hai pagato troppo. Secondo me l'hai pagato decisamente troppo. Io sono qua, Milik stava all'Ajax, stava all'Ajax. Sì, ma Seguendo la trattativa, che tu 38 milioni gli state in cesso, non è sì. sì, 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 Può sì. essere, cioè, puoi fare tutti quello che L'ho vuoi tu, festeggiato. forse senza l'infortunio, però Ha giocato in un zumba e gioia quando la Juve se l'è presa. Che pacca. no, io chiamavo Pale Sapone, per piacere. Io vale C'è una punta che non fa movimento, lascialo stare. no, Considera che noi abbiamo... ma poi hai la possibilità di andare avanti con la palla, no? Di andare verso la porta avversaria. Che fa? Un passaggio a rete. Mannaggia chi te sei. Ma il Milik non è quell'attaccante da visione di gioco. Tu devi considera che un Napoli prima di Milik è papà di Higuain quasi stessi soldi. E hai preso un numero 9 lasciando stare il lato umano perché comunque il lato umano, Issio Frate, sono gli ultimi dei cristiani, però a livello di calcio giocato Higuain è tra i 3-9, tra le tre punte più forti degli ultimi 20 anni. No. Sì, Battiamolo. oh, per me è Matador, frate. Sicuramente c'è sta Higuain, c'è sta Matador, c'è sta lo stesso Osimhen che ancora deve fare qualche anno perché comunque è il primo anno che sta facendo buono, però Higuain come attaccante, visione di gioco, piedi a un attaccante completo. Poi che ci sono i rancori sicuramente che se ne è avuta la Juve, ma nemmeno perché se ne è avuta la Juve. Io ho rancore, non è che ho rancore, però ma brucia ancora un po' per Higuain per come l'hai fatto. Cioè tu tieni a Sarri a Napoli che alla fine gli devi i 36 gol li devi a Sarri, perché è Sarri che ti ha montato la squadra a tutti. Cioè tu te ne vai dal Napoli di notte, non passo anche a salutare i compagni, cioè, ma guarda che a essere proprio uno degli ultimi. No, però è stato più bello battere la Juve con Higuain. Con lui in campo, sì. Iris, guarda, queste sono state sempre le mie soddisfazioni che mi ha dato il Napoli. Se ne va Higuain, in da Juve, i Juve ci sfruttano e vinciamo a casa a loro col gol di Koulibaly, proprio al 90esimo. Se viene Ronaldo e non ce n'è più per nessuno, vinciamo con Higuain e Ronaldo nella Juve a Napoli. Che soddisfazione. A Salernitana, a Salernitana, sì, ma a Campania, venite. Che soddisfazione che ci pigliamo, capito? Sì, sì, sì. Allora? E allora niente, Lozano, ma che va appiccicato? Lozano se mi sentire per un calcio di la schiena, no? E tutti quanti, alzati, alzati che cosa? E mercoledì, qualsiasi fallo, mi mettono un quarto d'ora ogni fallo, no? Dai, tanto la stessa partita del primo tempo, 5 minuti e 30, Sì, ma stiamo siamo attaccando. sempre lì. Posso Ma fare? pure il primo tempo, però non riusciamo a tirare in porta, in nessuna maniera. È una punta. Quando la metti? Ah, boh, ci serve una giocata, ci serve 1-0. 1-0 pure va buono. Cioè, qua comunque io credevo comunque, cioè, mo, sarò io, però credevo di affrontare un Verona più agguerrito. Cioè, è punizione, no, 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 è punizione. Mamma mia, è punizione.
Perché? Mamma mia, buon Napoli, niente da fare, palla a me, non date niente, la punizione da 30 metri. Ma io c'ho la manovra. Buono, buono pure che Juan Jesus sta facendo la partita. Oh, io, come se scapolizione, non sapevo. Ah, caro, caro, caro. Mannaggia la miseria. Ma chi è Kiffin? Ci ho anche visto, sì, è Kiffin. Mi pare che è Kiffin, dai. Raspadori, Lozano, allenatore. Ha cagnato qualche cosa? No, niente, sostituzione zero. Ah, questa bisogna E buona portare. aspettare il 60esimo almeno. Guardate, questa la dobbiamo portare a casa. Queste però sono partite che se non stanno battendo sono quelle partite che ho pigliato gol. Ti ricordi Napoli-Cagliari? La vedi? Ah, no, chi No, era a Cagliari? Chi era Cagliari Napoli. no, quando Steve Ancelotti. Attaccavamo, chi lo faceva un contropiede. Ecco. Ma chi è sempre così? C'è niente da fare. Cioè, le partite così sono le leggi del calcio. Che sono così. Però Te lo immagini martedì? vedo un Verona Martedì, che comunque non riesce a scardinare. tu martedì sta con Milan, no? Siamo 0-0, arriva il 90esimo. Al 90esimo facciamo l'1-0, al 93esimo 2-0. Mamma mia, Carmine, sono esploso o San Paolo. Ma no, se mi fa fare una partita del genere, no, per piacere. Io spero che ottiamo subito dentro l'1-0 e poi vediamo. Che comunque mi sta accorto. No, per me il Napoli deve, già detto, deve fare la stessa partita dell'andata. Senza se e senza ma, perché con una punta Ma il e Napoli fai gli stessi primi 20 minuti, butto riva all'Unai. questo Napoli. Eh? Questo Napoli come lo stai vedendo? Ma di oggi. Boh. Questo Napoli di oggi sta giocando pallone, gioca, gira la palla a cavallà, però guarda, io non è che vedo il Napoli di oggi, io vedo il Napoli con o senza Osimhen, ma non perché non riusciamo a segnare, perché con Osimhen hai una giocata in più, che è quella di lanciargli il pallone e lui ti fa spazio con la difesa, piglia e Come va a me. diciamo, quando dai il passaggio a Kvaratskhelia, giusto? Eh? Come tipo quella giocata con l'Atalanta, quando dai il passaggio a Kvaratskhelia. Esatto, quelle giocate così, purtroppo. Noi abbiamo già visto un Napoli, il Napoli che sta giocando oggi, ma a parte gli innesti e un po' che turnover perché c'è Demme, però No, c'è stata una partita così. Ti ricordi Napoli-Spezia all'andata? esatto, brava, Raspadori al 98esimo, signore. La stessa partita. E sperando che segnalara Raspadori al 98esimo, 1-0, va bene. No, vabbè, Eh, da fare. no, però Juan Jesus non può farsi cazzare. Ah, dice, ah, buono, passaggio sbagliato, dove gli becca un contropiede. Olivera ha fatto un grande gol. Comunque Olivera sta giocando una bella partita. Olivera è un gran terzino. Io penso Non niente da che, fare. io penso che Spalletti sta avendo a chi ha da mettere a posto di Kim e Anguissa. Ah, no, Spalletti lo stava già. L'ha detto già, che gioco Juan Jesus e Ndombele. E basta, poi il resto è la formazione di. Aspetta, ma mi pare che Juan Jesus. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E io sempre di Lorenzo, io grande di Lorenzo, attaccante aggiunto. Ma quanto è sceso questo colpo di testa? Mannaggia, morte. Juan Jesus ha giocato la partita con la Roma, l'andata, quando fece il gol Osimhen. Sì. Oh, ma che peccato. Dai, che stia nell'area, gol, dai. Sì, fece il gol all'andata.
Gioco, gioca pure con lo Spezia, oh, la partita che stiamo dicendo. Hai voi? Sì, sì. E io stavo raccomando infortunato. Mi è tenuto a raccomando infortunato un mese. Gioco con Gesso. La stessa cosa quando abbiamo tenuto Osimhen infortunato. Noi abbiamo dettato leggi Champions, insomma, il 6-1 con l'Ajax, se non si vende non ce l'aveva. Quindi è lo stesso Napoli, è solo che mo hai giocato da gennaio a mo con Osimhen in campo dove vuoi o non vuoi giochi diversamente. E quindi devi ritrovare i meccanismi del Napoli di novembre che sei per No, raspadori. Ci stai. Otamendi inventa pure il gol come tipo a Napoli con la Roma, ti ricordi? No, ma Osimhen si porta tutta la difesa a gol, cioè Osimhen tu gli dai il pallone tra i due centrali, lancia il pallone dalla difesa e Osimhen aspetta 10 minuti che tu sali e non vedo pallone e non ce l'hai, tiene a Simeone e manco tiene perché è infortunato, che in questo momento era fondamentale e con Lecce si è avuto affamato e poi anche su quell'infortunio c'è da vedere, parlano di un infortunio poco grave ma comunque se ne A che passerà un minuto mese sicuramente. 57 e 36. rimani in linea che torno subito, a caricare un attimo Ah, Mac. vai tranquillo, vai tranquillo. Sempre Forza Napoli, frate. Sempre, sempre, faccio poche telecronache. Ok, ok. No, no, no. Grande. Vai Olivera, vai. Ecco. Niente. Dai, vai giù, dai, questo Verone è proprio poca roba, dai, sblocchiamo sta partita, per piacere. Vado all'aria da fame. Niente, io non si riesce a sfondare di nessuna maniera sta partita. Ah, che peccato, stazione asciugata. Pulizio. Dai, dai, vai giù. Ah, vai giù, ma che cosa ti lamenti? È pulizio. Si lamenta. Poi, eccolo che si riscalda, si riscalda. Mamma mia, quanto è bello il tifo. Eh, Anguissa, non la rimettere in mezzo, non la rimettere in mezzo, aspetta. Mano portiere, Anguissa però,
La capolista se ne va. È un secondo sto passaggio, è il secondo, vediamoci. Vai Lozano, vai, vai Ciuchi, eccolo, 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 entri in area, entri in area, entri in area, entri in area. Vai, entri in area, no, aspetta. Di nuovo, di nuovo. Ah, che miseria, lo so. E invece di saltare l'uomo, visto che passa il passaggio, salta l'uomo, porca miseria, salta. Non si sblocca niente, ragazzi, non si sblocca in nessuna maniera. Oggi il turnover è la migliore cosa, qualsiasi risultato oggi va bene perché è meglio faticosare quelli che devono recuperare perché contro Milan hanno partita a 1000 a fare subito gol. Speriamo. Speriamo che sia così, Giuseppe. Speriamo. Speriamo che sia così. Ecco qua. Con la scheda per Lozano e Zielinski per Demme. I primi due campi. Vediamo cosa ha scritto. Milik era un bidone lui, grande. Anche se senza gli infortuni comunque la porta la vedeva, ma un tipo di attaccante che non mi piace. Che io preferisco i numeri 9 completi, recupero palla, gestione del pallone, fa salire la difesa. Milik sicuramente, ma non aveva tutte queste peculiarità. Ja, vai giù, ja, sta con la scheda qua, mannaggia. Cioè, non abbiamo fatto nutire in porto, voglio 60 minuti senza far nutire in porto, 65.
Spalletti, se la vuoi vincere, la fa sì. Se la vuoi vincere, deve entrare la belva. E dai, dai, Anguissa, dai. Lascio tu. Subito ad Anguissa, subito. Anguissa, però Villa Olivera era partito. Già, ma, ma senza voglia di voler... Ah, ma la si vuole vincere sta partita o no? Siamo già con la testa a martedì. Siamo già con la testa a martedì. Che partita, mamma mia, che brutta partita. 65 minuti di niente. 65 minuti di niente. Dai, amore, 30 minuti per fare la sostituzione. O Matador mi faceva emozionare più di tutti, era il primo attaccante e il primo difensore. Eh. Il Matador a livello fisico, anche a detta dei massaggiatori e medici e preparatori dell'epoca, non hanno visto nessun calciatore a livello aerobico come l'Edinson Cavani dei tempi belli. Mamma mia, che calciatore! Già, Simone, per piacere, tu già a Napoli sei stato un bel bidone, dimenticato da tutti, Simone Verdi.
Abbiamo un fedelissimo in live, un fedelissimo che non è mai andato via. Saluti al fedelissimo. Chi è? Eccolo, dai, 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 Victor. Spalle, ma 20 minuti. Vabbè, dai, dai, Victor, dai. Aspettiamo tutti il tuo gol. Se non arrivo abbiamo perso 2 punti dalla parte. Allora, vedi? Ecco, il primo pallone. Via, scaricate cuffie. No, no. Dai, voglio ritrovate la quadra che sono 20 minuti con Osimhen che dobbiamo sfruttare, dai. Ah, mannaggia. Fermo, fermo. Zia rischi, però calmo. Hai visto? Dai, sali, 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 dai, dai. Niente, voglio niente. Mamma mia, che partita. Che brutta partita. Mamma mia, guarda. Tira, Lobo, tira. Ma non fischiare pure questa. Ah,
Crampi, ma perdiamo tutti i 20 minuti che sono arrivati. Perché ci sta? Non ci sta niente. Non c'è niente. I crampi, c'è la venuta, si scada la punizione. È incredibile, non l'ha toccato nemmeno. Eccolo, dai, dai. Recuperi il pallone, battiamo questa punizione, forza. È buono. Mannaggia miseria. Non fare fallo, che stava tua. Ah, era punizione. Maledetto, era punizione. Sei un maledetto. Questa sì, era punizione. Una cazzo di punizione dovevi dare là a te. Ecco, ma Sisk, sei un uomo di merda, questo sei. Come ti chiama? Tu hai un nome. Ah, ho dimenticato come ti chiama. Avete proprio dell'incredibile, guarda. Siete proprio incredibili. Ma non si vede bene se c'è stato il pestone, però potevi andare a rivedere. Ah, boh, lasciamo stare. Non c'è andare a rivederlo, è tranquillo. Federico la penna e la matita, vai Federico la penna e la matita. Mamma mia, sta punizione. Oh. Ah, boh, vabbè, dai Meret, veloce però, veloce. Vai Osimhen, vai Osimhen, vai Osimhen, vai Osimhen. È finito il campo, Osimhen. Faccio là. Mamma mia, fate una statua al capitano. Non battuto su calcio d'angolo che stavamo ancora tutti quanti girato. Vabbè. Mamma mia. Guarda, di Lorenzo però, no? Come lo Spezia? Facciamo come lo Spezia e la chiudiamo alla fine?
Speriamo. Dai, dai. Zielischi là. No. Mamma mia, traversa, se n'è caduta la traversa, mamma mia. No, 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 non può essere, non può essere una cosa del genere, non può essere, non può essere. Ma com'è possibile? Mamma mia, guarda che la traversa, mamma mia, mannaggia. Non si sblocca, mannaggia la miseria, mannaggia. Niente da fare. Politano, per... Fatto da sì, non si adatta. Vabbè. C'è niente da fare, voglio, deve passare martedì. Martedì pesa, ha pareggiato anche il Milan, che la testa sta tutta a martedì. Anche la mia sta tutta a martedì. Infatti normale sullo 0-0 mi rammaricavo, ma invece questa partita... eh sì, perché tu poi l'hai fischiata poi, quando hai visto che Zielinski già, dai, col pallone, eh? Però ci stavo a fare, Zielinski così in mano, dai, con queste mani appoggiate. Ok, non abbiamo qua. Ah, wow, io che sofferenza però così, ah. Cioè, guarda, visto che il Verona non azzeccano passaggio, 85 minuti ci ha avuto pensato Osimhen per beccare la traversa, incredibile. Apri, apri la botta, vabbè. Sei tattica con calma. Ma ci sta l'ennesima sostituzione, no, no. Eh, 86esimo, ma ho visto quando entra si è fatto il 90esimo.
Allora, ci sei? Eccomi. Intanto non si sblocca. Non si sblocca. Osimhen Giuseppe, hai capito, no? La traversa trema, caro Giuseppe. Che minuto siamo? 87, Giuseppe siamo. Ah, aspetta che mi metto le cuffie, la vedo. vai. Eccomi, mi senti, ti sento. Sì, Parla, sì. parla. Osimhen che impressione ti dà? Aspetta. Osimhen è spaccata la partita, abbiamo già la traversa. Vabbè, comunque, dopo di questa mancano 8 partite, giusto? Ma che stavo, dimmi sblocca al 90esimo, va bene, con un gol, vai, guarda, vai Osimhen. Aspetta, mannaggia, miseria, mannaggia. Ah, Sta incazzato Osimhen, eh? Peppe, io 87, 88, sei indietro se sei all'83esimo. Osimhen non è che sta incazzato, però. Ah, cosa mettere le cuffie qua? Mannaggia. Asciugate pure, mannaggia, miseria. E dai, però. Io comunque contro questo Verona cioè il Verona veramente non ha azzeccato due passaggi uno dietro l'altro. Noi nemmeno abbiamo fatto un tiro in porto là. Che succede? Zedat che è entrato al posto di Politano, mi sembra. Sì. Ah, l'ha camminato su Roma, camminato in capo. Vabbè. Ma una punizione, Osimhen di testa, ma ha pigliato una traversa storica, Osimhen, mamma mia. È buono, è buono. Dici tu ha preso le misure per martedì. Sì, sì. E quando è entrato? Al È 80esimo? entrato, no, è entrato al 70esimo, va. Giù di lì. Eh? Quasi Io il copiato pure. Ovvero, Mamma mia, che ciuccio che sei, meno male. Mamma mia. Dopo che era fuori gioco. No, ti sei mangiato proprio il gol. Ma Verona in contropiede si è mangiato proprio quello di brutto. è che sto brutto. Hai visto? Mamma mia. Che sei scato? Ma che cosa hai fischiato? La penna. Ma solo 4 minuti di recupero, fate 50 cambi. Già, niente. Niente di niente. Una live scialba in una partita ancora più scialba della live. Mamma mia, che partita in me. Certo che mi aspettavo una partita del genere, ma non così. Vabbè, una cosa quando è buono. Ma non dimmi che la porta, no. È solo la traversa di Osimhen.
scende avanti, hai visto? Esce mancato. Ma perché l'ha messo mo? Ma chi le 20 minuti, no, meno male, no, no, va bene così. La prossima è taglio. La prossima te mai. La prossima ci sono i bianconeri. Se vince la Juve si mette a meno 13, giusto? Mamma mia, Olivera, ma come si fa? Uno botta pure al limite dell'area, mannaggia la morte. Quando chi le sapesse vincere, ma mo devi segnare l'ultimo minuto. Questi 3 punti così, sudati, 90, 94esimo stanno. 90, 92 e 30 a me. Ne mancano grosse, ma mi sono buone, niente da fare. In nessuna maniera. E a chi ha buonissimo portiere con questa palla per 46 minuti. Perché non... Mamma mia, sto mese d'aprile fa proprio schifo. Il peggior mese, questo mese. Speriamo di invertire la rotta da martedì, no? Comunque la partita di martedì pesa, c'è belle tutti qua. Ci sta niente da fare. Oh, è l'ultimo calcio di punizione, vai giù. Yeah. È l'ultima punizione. Mo segniamo, Un mo bel segniamo. cross al centro, un gol di testa, com'è, di testa, di piedi, di stinco, com'è. Fai un bel cross e buttiamo la palla in. Yeah. Mamma mia, fallaccio questo. Comunque, yeah. È l'ultima, vai giù. È finita, si scappa. 0-0. Ma che figlio? Ma te capite chi stanno fischio? Che stanno in area? Wow, guarda che sei incredibile, la penna. Che tu hai fischiato in area di rigore, ma come si fa? Ma ti è incazzato sì me. Vai, vai, fallo male. Ma tu fischi che non sta in area di rigore, ma chi se non sta buono? No, non sta buono. Chi è? Giuseppe, ma che si ci stanno tutti chiusi in difesa quando il Napoli attacca a 10 metri, 30 sì. Partitaccia 0-0 è finita, ragazzi. Possiamo anche concludere questa live così, con questo 0-0. Magari pure tutte le postazioni. Volevo che fossimo partiti con una bella vittoria. Io. Niente da fare. Ora mancano 8 partite. 8 partite, ma fa sempre 4 vittorie. La matematica è ancora lunga, caro Antonio. Vabbè. Sì, 4 vittorie se le altre vincono, giusto? Sì. E le altre le vincono tutte. Tu dici? No, non penso, però. Fa sempre 4 vittorie per la matematica. Ma vedremo. Ragazzi, io saluto tutti, chi è passato, chi non è passato, chi c'è. C'è ancora, c'è Oggi Peppe. andiamo in privato, va bene? Oh, grazie per la compagnia di questa prima live. La prossima facciamo una live. Hai voglia,
Va benissimo, ragazzi. Un bacio a tutti. Un bacio. Seguite Antonio, voglio ATN Radio, coppa Instagram. Interviste che non ve ne pentirete. Ciao Antonio, un bacione a tutti. Ciao Gianni. Ciao caro, forza Napoli.